Lezione 1. L'emozione del campo estivo. Sono così eccitata per il campo estivo. Dormirai in una capanna con altri bambini. Sembra un'esperienza fantastica. Lì farà molte nuove amicizie. Assolutamente. Ricordo i miei giorni nei campi estivi, è stato molto divertente. Quali attività attendi con più impazienza? Non vedo l'ora di ascoltare le storie sul falò e di fare il bagno nel lago. Sono i migliori. Avevi una storia preferita sui falò? Sì. Parlava di un fantasma che infestava i campeggi. Oh, sembra inquietante ed elettrizzante. Lo era davvero. Spero che si diverta e crei ricordi incredibili. Lezione 2. Servizi dell'hotel. Molti di questi hotel offrono una gamma completa di servizi e intrattenimento. Sembra meraviglioso. Di che tipo di servizi stiamo parlando? Alcune di esse vantano 4.000 o 5.000 piedi quadrati di spazio termale. Wow, è impressionante! Una spa? Sembra il modo perfetto per rilassarsi. Inoltre, hanno spesso piscine, palestre e ristoranti in loco. È così comodo, rende tutto più piacevole per gli ospiti. Esattamente. Puoi trascorrere una fantastica vacanza senza lasciare l'hotel. Hai già soggiornato in un hotel del genere? Sì, ed è stata un'esperienza incredibile. Voglio tornare indietro. Lezione 3. Divertimento nel parco giochi. Dopo la scuola, i ragazzi di solito giocano nel parco giochi o giocano a baseball. Sembra molto divertente. Pensi che si divertano all'aperto? Assolutamente. L'aria fresca e l'esercizio fisico sono ottimi per i bambini. Per loro è importante avere tempo per giocare e socializzare. Sì. Li aiuta a sviluppare amicizie e capacità di lavoro di squadra. Ti sei mai unito a loro nei loro giochi? Ce l'ho! È fantastico andare in giro con loro. Scommetto che lo è. Giocare ti mantiene giovane nel cuore. Sicuramente. Adoro vedere la loro emozione mentre giocano. Lezione 4. Scelte di moda. Quei vestiti sembrano scomodi. Sono d'accordo. La moda dovrebbe sempre essere fatta per sentirsi bene, non solo avere un bell'aspetto. Esattamente. Mi piace indossare i miei jeans, sono sempre comodi ed eleganti. I jeans sono classici. Si abbinano praticamente a tutto. Sì, inoltre puoi vestirli facilmente. Qual è il tuo modo preferito di acconciare i jeans? Adoro abbinarli a una semplice t-shirt e un blazer per un look casual. Sembra fantastico. Mi piace indossarli con un maglione comodo. L'intimità è fondamentale. Organizziamo un giro di shopping per acquistare nuovi outfit. Lezione 5. Responsabilità pubblica. Nessun uomo o donna ha mai tratto profitto a spese pubbliche o alla cassa pubblica. Questo è un punto importante. Riflette sulle nostre responsabilità nei confronti della società.
Assolutamente. Tutti dovrebbero contribuire positivamente alla comunità. Sì, ed è fondamentale garantire che le risorse pubbliche siano utilizzate con saggezza. Pensa che le persone comprendano l'importanza di questo principio? Lo spero. È essenziale per mantenere la fiducia nelle istituzioni pubbliche. Esattamente. Trasparenza e responsabilità sono fondamentali. Discutiamo dei modi in cui possiamo incoraggiare la spesa responsabile nella nostra comunità. È un'ottima idea. Possiamo iniziare una conversazione al riguardo. Lezione 6. Scelte per l'arredamento della casa. Quando si sceglie l'arredamento, è importante cercarne uno che si abbini all'arredamento della stanza. Buon punto. Voglio che si adatti perfettamente al mio stile esistente. Esattamente. Dovrebbe essere coeso e confortevole. Hai in mente colori o temi specifici? Sto pensando a una palette neutra con qualche tocco di colore. Sembra adorabile. Adoro il modo in cui i neutri possono creare un'atmosfera rilassante. Sì. E aggiungere colore dà vita allo spazio. Andiamo a fare shopping insieme. Mi piacerebbe aiutarti a trovare i pezzi perfetti. Lo apprezzerei. È sempre divertente decorare con un amico. Lezione 7. Resilienza ai terremoti. Gli edifici devono resistere a forti terremoti, soprattutto in Giappone. Sì, questo è fondamentale data l'attività sismica della regione. All'inizio del XXI secolo sono state introdotte molte innovazioni. Di che tipo di innovazioni stiamo parlando? Gli ingegneri hanno sviluppato nuovi materiali e design per migliorare la stabilità. È impressionante. La sicurezza dovrebbe sempre essere una priorità assoluta. Assolutamente. È affascinante vedere come la tecnologia si evolve per la sicurezza. Mi piacerebbe saperne di più su questi progressi ingegneristici. Facciamo ricerche insieme. È un argomento importante. Lezione 8. Aggiornamenti delle notizie. Ehi, ti sei tenuto aggiornato sulle ultime notizie? Sì, cerco di rimanere informato. Cosa ha attirato la tua attenzione? Di recente, Crante è stata una grande discussione sulle politiche ambientali. Interessante. È un argomento cruciale che riguarda tutti. Assolutamente. Penso che dobbiamo agire subito. Sono d'accordo. È importante sostenere pratiche sostenibili. Parliamo di cosa possiamo fare per sostenere queste iniziative. Sì, ogni piccolo sforzo conta per fare la differenza. Sono entusiasta di lavorare insieme su modi per aumentare la consapevolezza. Lezione 9. Avventure in campo. Non ho ancora deciso, ma forse inizierò dai grandi magazzini in centro. Sembra un piano. Cosa stai cercando di comprare per il campo estivo? Ho bisogno di attrezzatura da campeggio, come un sacco a pelo e magari dei giochi all'aperto. Sono essenziali! Sei entusiasta di dormire in una cabina? Sicuramente.
Non vedo l'ora di provarlo con gli amici. E anche lì ti farai tanti nuovi amici? Lo spero. Il campo è un ottimo modo per incontrare persone. Assolutamente. Sei già stato al campo estivo? No, sarà la mia prima volta. Sono un po' nervoso ma soprattutto eccitato. Lezione 10. Ritrovare i bagagli smarriti. Quanto tempo occorre di solito per ritrovare i bagagli smarriti? Possono essere necessarie fino a 24 ore, ma continueremo a controllare gli aggiornamenti. Buono a sapersi. Non vorrei stare senza le mie cose per troppo tempo. Capisco, è frustrante, soprattutto se arrivi in una nuova città. Esattamente. Hai qualche consiglio per viaggiare solo con il bagaglio a mano? Sì, un imballaggio leggero può davvero aiutare a evitare questa situazione. Dovrò esercitarmi con quello. Qual è la tua strategia di imballaggio preferita? Mi piace fare una lista e limitarmi a un abbigliamento versatile. Sembra intelligente. Ci proverò sicuramente la prossima volta. Lezione 11. Alternative all'acquisto. Se non riesco a trovarlo in questo negozio, chiederò a qualcuno se sa dove altro posso trovarne uno. È una buona idea. A volte, il personale può indirizzarti nel posto giusto. Esattamente! Inoltre, potrebbero essere a conoscenza di vendite o sconti. Hai controllato anche i negozi online? Non l'ho ancora fatto, ma dovrei farlo. Lo shopping online può essere molto conveniente. Sì, e spesso ha una selezione più ampia rispetto ai negozi fisici? Esaminerò entrambe le opzioni. È bene avere un piano di riserva. Sicuramente. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto per trovare qualcosa. Lo apprezzo! Potrei accettare l'offerta. Lezione 12. Modifiche alla comunicazione. Ultimamente ho notato alcuni cambiamenti nella tua comunicazione. Sicuramente, ora mi sento più sicuro quando esprimo i miei pensieri. È fantastico. Cosa pensi ti abbia aiutato a migliorare? Mi sono esercitato a parlare più spesso, specialmente in contesti di gruppo. Questo fa una grande differenza. La pratica è la chiave per acquisire sicurezza. Sì, cerco anche di ascoltare di più, il che mi aiuta a rispondere meglio. È un'ottima strategia. Una buona comunicazione è una questione di equilibrio? Esattamente. Adesso mi sento più coinvolto nelle conversazioni. Continuiamo a sostenerci a vicenda nelle nostre capacità comunicative. Lezione 13. Attività dopo cena. Dopo cena, cosa fai di solito? Adoro cucinare piatti saltati in padella. Sono veloci e deliziosi. Sembra fantastico. Anche a me piace cucinare, soprattutto quando è facile. Sì, la frittura in padella è perfetta per utilizzare gli avanzi di verdure. Quali ingredienti preferisci includere nelle tue patatine fritte? Di solito scelgo peperoni, carote e broccoli.
Sono buone scelte. Adoro aggiungere del tofu per le proteine. Assolutamente. È un pasto completo. Passiamo presto una notte di frittura insieme. Lezione 14. Acquisto di accessori. Hai in mente qualche accessorio da abbinare al vestito? Sì, sto pensando a dei semplici orecchini e a una bella pochette. Sembra adorabile. Gli accessori possono davvero valorizzare un outfit. Esattamente! Voglio che tutto combaci perfettamente. Hai già pensato alle tue scarpe? Sto considerando alcuni appartamenti eleganti. Il comfort è fondamentale per me. È una scelta intelligente. Volete godervi il vostro tempo senza disagi. Sì, diamo un'occhiata insieme ad alcuni negozi per trovare i pezzi perfetti. Mi piacerebbe moltissimo. Acquistare accessori è sempre divertente. Lezione 15. Suggerimenti per l'apprendimento delle lingue. Dovresti provare a imparare alcune frasi di base nella loro lingua. È una buona idea. Dimostra rispetto per la loro cultura. Qualche altro consiglio che può anche aiutare a consiglieresti? rompere il ghiaccio quando si incontrano nuove persone. Sì, anche guardare film o programmi in quella lingua può essere utile. Sembra divertente. Rende l'apprendimento più coinvolgente. Inoltre, imparerai la pronuncia e lo slang in modo naturale. Ci proverò sicuramente. Imparare attraverso l'intrattenimento è fantastico. Organizziamo una serata al cinema con alcuni film stranieri? Lezione 16. Sognando spiagge. Mi piacerebbe visitare una spiaggia tropicale un giorno. E tu? Sembra fantastico! Ho sentito che le Hawaii sono bellissime. Sì, ho sentito cose incredibili sulle spiagge di lì. I tramonti e il paesaggio devono essere mozzafiato. Lo sono davvero. Mi piacerebbe provare lo snorkeling e il surf. Queste attività sembrano elettrizzanti. Mi piacerebbe molto unirmi a te. Cominciamo a pianificare la nostra vacanza da sogno. Sì, possiamo ricercare insieme le migliori spiagge e attività. Non vedo l'ora. Sarà un'avventura da ricordare. Lezione 17. Scelte di progettazione del giardino. Alcune persone si sentono colpevoli o ignoranti delle loro preferenze naturali per i progetti più tradizionali per un piccolo giardino. Interessante, perché pensi che sia così? Penso che sia perché si sentono spinti a seguire le tendenze invece che i loro istinti. Questo ha senso. È importante creare uno spazio che sia personale. Esattamente! Un giardino dovrebbe rispecchiare il tuo gusto e il tuo stile. Hai pensato a cosa vuoi nel tuo giardino? Mi piacerebbe un mix di fiori e dei comodi posti a sedere. Sembra adorabile. Facciamo un brainstorming di alcune idee insieme. Lo apprezzerei. Mi aiuterà a creare il giardino dei miei sogni. Lezione 18. Considerazioni sulla sicurezza. Può essere complicato, ma è necessario per la sicurezza di tutti. Assolutamente.
A cosa ti riferisci esattamente? Intendo garantire che tutte le procedure siano seguite durante la pianificazione degli eventi. Questo è un ottimo punto. La sicurezza dovrebbe sempre essere al primo posto. Hai stampato la tua lista di controllo per la preparazione dell'evento? Non ancora, ma lo farò. Avere una lista di controllo aiuta a mantenere tutto organizzato. Sì. È facile trascurare i dettagli senza averne uno? Esaminiamo insieme la lista di controllo per assicurarci di coprire tutto. Sembra un piano. Il lavoro di squadra lo rende più facile. Lezione 19. Esplorazione dei cibi tradizionali. Adoro provare il cibo tradizionale di un altro paese mentre viaggio. Sì, anch'io. Sì, è qualcosa di speciale nell'assaggiare la cucina locale? Esattamente. Ti dà un assaggio della cultura e del patrimonio. Qual è il miglior piatto tradizionale che hai provato finora? Penso che fosse la paella in Spagna. Era così saporita e fresca. Sembra incredibile. Ho sempre voluto provare l'autentico ramen in Giappone. Dovresti assolutamente. Ogni ciotola racconta la sua storia. Farò una lista dei piatti che voglio provare nel mio prossimo viaggio. Ottima idea. Esplorare il cibo è una delle parti migliori del viaggio. Lezione 20. Sfide in canoa. Anche le grandi canoe non erano abbastanza grandi per contenere un carico di grano. È sorprendente. Cosa ha reso così difficile il trasporto di merci? Le rapide e le cascate facevano sì che le merci spesso non potessero essere spostate facilmente. Posso immaginare. La natura può essere un vero ostacolo per il trasporto. Sì, richiedeva soluzioni innovative per portare a termine le cose. Hanno mai trovato modi efficaci per superare queste sfide? L'hanno fatto! I miglioramenti tecnologici hanno contribuito al trasporto nel tempo. È affascinante. Le sfide storiche spesso portano a grandi progressi. Esattamente. Conoscere queste storie fa rivivere la storia. Lezione 21. Pianificazione dei pasti. Ehi, hai finito la pianificazione settimanale dei pasti? No, non ancora. Sto ancora cercando di capire cosa fare. È comprensibile. A volte può essere difficile decidere. Sì, voglio includere opzioni salutari, ma anche mantenerle interessanti. Forse potresti provare nuove ricette per ravvivare le cose? È un'ottima idea. Potrei cercare alcuni piatti divertenti online. Assolutamente. Cucinare può essere un'avventura divertente. Scambiamoci le ricette una volta che avrò risolto il mio piano. Mi piacerebbe moltissimo. È sempre bello condividere idee per i pasti. Lezione 22. Problemi di compensazione. Il controllo è così rigoroso che non è disponibile alcuna compensazione. Sembra frustrante. Qual è il motivo alla base di ciò? Serve a mantenere l'equità ed evitare un uso improprio delle risorse. Capisco, ma può essere difficile per le persone colpite. Esattamente.
Puoi suggerire delle alternative che potremmo prendere in considerazione? Forse potremmo esplorare le opzioni di supporto della comunità per chi ne ha bisogno. È un'ottima idea. Le iniziative comunitarie possono fare una grande differenza. Sì. Cerchiamo insieme alcuni modi per aiutare. Non vedo l'ora. Lavorare insieme può produrre grandi risultati. Lezione 23. Giardinaggio indoor. Stavo pensando di creare un giardino interno a casa mia. Sembra un'idea meravigliosa. Cosa ti ha spinto a iniziare? Voglio portare un po' di verde in casa e godermi le erbe fresche per cucinare. Le erbe fresche suonano alla grande. Quali piante hai in mente? Sto pensando al basilico, alla menta e forse a qualche fiorellino per colorare. Sono scelte eccellenti. Sapete dove acquistare le piante? Ho intenzione di dare un'occhiata a un asilo nido locale questo fine settimana. È un piano perfetto. Andiamo insieme, mi piacerebbe aiutarti a scegliere. Lo apprezzerei, sarà divertente comprare delle piante insieme. Lezione 24. Storia dei trasporti. Molte persone vivono fuori città e tornano al lavoro in auto dagli anni '20. Interessante. Cosa ha provocato questa tendenza secondo te? Credo che ciò sia dovuto principalmente alla necessità di alloggi più convenienti. Questo ha senso. Più spazio è allettante per le famiglie. Sì, ma ha anche aumentato la congestione del traffico in città. Vero. Il trasporto pubblico potrebbe aiutare ad alleviare alcuni di questi problemi. Esattamente. Avete visto nuovi sviluppi nel trasporto pubblico? Ho sentito che hanno intenzione di espandere presto le linee della metropolitana. Sarebbe fantastico. È importante migliorare l'accessibilità. Lezione 25. Preparazione settimanale dei pasti. Ehi, hai già finito la pianificazione settimanale dei pasti? No, non ancora. Sto ancora cercando di capire cosa preparare per la settimana. Questo è del tutto comprensibile. Può essere un po' opprimente. Sì, voglio includere opzioni salutari, ma anche mantenerle interessanti. Forse potremmo provare qualche nuova ricetta insieme questa settimana? Sembra fantastico. Cucinare insieme rende sempre più divertente. Assolutamente. Condividiamo alcune idee e vediamo cosa piace a entrambi. Mi piacerebbe moltissimo. È sempre stimolante cucinare con qualcun altro. Trasformiamola presto in una serata culinaria. Lezione 26. Limitazioni politiche. È un peccato, ma non è disponibile alcun risarcimento a causa del rigoroso controllo. Sembra frustrante. Qual è il ragionamento alla base di questa decisione? Ha lo scopo di garantire l'equità ed evitare l'uso improprio delle risorse. Capisco, ma può essere difficile per le persone colpite. Esattamente. Puoi suggerire delle alternative che potrebbero aiutare? Forse potremmo esplorare le iniziative di sostegno della comunità. È un'ottima idea. Gli sforzi della comunità possono davvero fare la differenza.
Sì. Facciamo un brainstorming su come possiamo sostenere chi ne ha bisogno. Sono entusiasta di lavorare su questo insieme. Lezione 27. Majestic Tigers. Le tigri erano altrettanto grandi e forti, con strisce gialle e nere. Sembra incredibile. Le tigri sono creature così maestose. Lo sono davvero. La loro forza e la loro grazia sono affascinanti da osservare. Ne hai mai visto uno di persona? Sì, ne ho visto uno in una riserva naturale, ed è stato mozzafiato. Posso solo immaginarlo. Guardarli da vicino deve essere stato fantastico. Lo era davvero. Ho provato un profondo apprezzamento per la natura. Pianifichiamo insieme una visita a un santuario della fauna selvatica. Sembra un'idea fantastica. Mi piacerebbe molto andare con te. Lezione 28. Modifiche alla proprietà fondiaria. Quella terra era di proprietà di pochi ricchi proprietari terrieri. Davvero? Cosa è successo per cambiare quella situazione? I proprietari decisero invece che avrebbero potuto guadagnare di più con la terra. Interessante. L'hanno sviluppato per qualcosa di specifico? Sì, l'hanno trasformato in abitazioni di lusso e spazi commerciali. Wow, questo è un grande cambiamento rispetto all'uso tradizionale del suolo. Esattamente. Ha cambiato in modo significativo le dinamiche della comunità. Mi piacerebbe saperne di più su come questi cambiamenti influiscono sui residenti locali. Analizziamo insieme questo argomento. È importante comprendere questi sviluppi. Lezione 29. Supporto alla comunità. Gli ospedali e i bambini malati spesso fanno affidamento sul sostegno della comunità. Sì, le preoccupazioni ambientali e la promozione di sovvenzioni corrispondenti da parte della comunità sono fondamentali. È bello vedere le comunità riunirsi per cause così importanti. Assolutamente. Ogni piccolo sforzo conta per fare la differenza. Hai mai partecipato a programmi di sensibilizzazione della comunità? Sì, ho fatto volontariato negli ospedali locali e l'ho trovato molto gratificante. Sembra appagante. Mi piacerebbe unirmi a te in qualcosa del genere. Cerchiamo i prossimi eventi a cui possiamo partecipare insieme. Sono entusiasta di essere coinvolto e di dare una mano. Lezione 30. Preparazione del viaggio. Non dimenticare di controllare anche i requisiti per il visto. Certo, farò una lista di controllo per rimanere organizzato. È una mossa intelligente. Avere tutto in ordine rende il viaggio meno stressante. Sì, e aiuta a evitare sorprese dell'ultimo minuto. Hai già viaggiato a livello internazionale? Sì, ce l'ho. Prepararmi in anticipo mi ha davvero aiutato a godermi l'esperienza. Posso immaginare. Pianifichiamo insieme il nostro prossimo viaggio. Mi piacerebbe moltissimo. Pianificarlo insieme lo renderà ancora più divertente. Assolutamente. Non vedo l'ora di esplorare nuovi posti con te. Lezione 31. Attività di ricreazione.
Nelle lezioni di inglese impariamo molto prima della ricreazione. Sì, durante la ricreazione le ragazze saltano o passeggiano nel parco giochi. Ricordo quanto fosse emozionante giocare con gli amici durante la ricreazione. Anch'io! È stata una bella pausa dallo studio. Hai un gioco preferito a cui ti piaceva giocare? Sì, mi è piaciuto molto giocare a tag. È sempre stato molto divertente. Tag era un classico. Mi piaceva anche giocare a calcio con i miei amici. Erano i momenti migliori. Era bello essere attivi e spensierati. Ricordiamo più spesso i nostri giorni di scuola. Ci riporta alla mente bei ricordi. Lezione 32. Riconoscimenti del marchio. Buona idea! La loro approvazione migliorerebbe in modo significativo l'immagine del nostro marchio. Assolutamente! Collaborare con gli influencer può raggiungere un pubblico più ampio. Sì, e aggiunge credibilità anche ai nostri prodotti. Hai identificato dei potenziali influencer con cui collaborare? Ne ho alcuni in mente. Si allineano bene con i valori del nostro marchio. È fantastico, è importante scegliere la soluzione giusta per la nostra immagine. Sì, le partnership autentiche tendono a risuonare meglio tra i consumatori. Prepariamo una proposta per affrontarli con le nostre idee. Sicuramente, sono entusiasta di vedere come questo possa elevare il nostro marchio. Lezione 33. Ampia collaborazione. È essenziale che questo sia concepito sulla base più ampia possibile. Sono d'accordo. Dovrebbe includere tutte le parti per garantire prospettive diverse. Esattamente. Un approccio collaborativo può portare a soluzioni migliori. Hai pensato a chi dovrebbe essere coinvolto in questa discussione? Sì, penso che dovremmo invitare rappresentanti di vari settori. È un'idea intelligente. Diversi punti di vista possono arricchire la conversazione. Facciamo un elenco di potenziali partecipanti a cui rivolgerci. Ottimo! Non vedo l'ora di vedere come si svolgono queste discussioni. Anch'io. Insieme possiamo affrontare i problemi in modo efficace. Lezione 34. Pianificazione del funerale. Molte persone organizzano il proprio servizio funebre prima di morire. Questo è un approccio ponderato. Può aiutare ad alleviare lo stress per i propri cari. Esattamente. Permette loro di scegliere come vogliono essere ricordati. Immagino che ci voglia molto coraggio per pensare a questi argomenti. Sì, ma può anche essere un modo confortante per assicurarsi che i loro desideri siano soddisfatti. Sono d'accordo. Di solito, si cerca di rendere il servizio adeguato alla loro vita. È un modo meraviglioso per onorare la loro eredità e celebrare la loro vita. Assolutamente. Dovremmo avere conversazioni più aperte su questo argomento. Sì. Comprendere queste scelte può aiutare le famiglie nei momenti difficili. Lezione 35. Significato storico. Il museo illustra la storia della città e presenta reperti di epoche diverse. Sembra affascinante.
Adoro conoscere la storia locale. Sì, ci aiuta a capire come il passato modella il nostro presente. Hai visitato il museo di recente? L'ho fatto. Avevano una mostra speciale sulla fondazione della città. Interessante. Mostre del genere fanno davvero rivivere la storia. Sono d'accordo. È incredibile vedere i manufatti da vicino. Pianifichiamo una visita insieme. Mi piacerebbe esplorarla con te. Assolutamente. Sarà divertente condividere le nostre opinioni sulle mostre.